Ciao ragazzi, bentornati su una nuova puntata di Ride with Frank. Stiamo sull'autostrada dei Parchi, direzione Sella di Corno. Ispirato dal mio amico Antimo, vado ad affrontare un bel percorso tra Abruzzo e Lazio, che lui con il suo gruppo di scalmanati è andato già a percorrere la settimana scorsa. Quindi oggi la proviamo a fare in solitaria. Ed eccoci qui, siamo arrivati, dobbiamo uscire a Turning Part. Ecco qua. Cavolo, le nubi sono abbastanza inquietanti. Paghiamo. Ok, partiamo, mancano 23 km e dovremo iniziare a uscire dall'asfalto. Una serie di curve un po' strette e pericolose, quindi aspettiamo un attimo per sorpassare questo camion. Asfalto un po' ruvido ma un po' viscido, speriamo di non incontrare molto fango. Oggi sto usando il Dango Design. Che cos'è il Dango Design? Il Dango Design è un ottimo accessorio per collegare la vostra GoPro alla mentoniera di qualsiasi casco. Praticamente consiste in una molla con delle parti in gomma che ti permette di agganciare in modo molto stabile, in modo molto saldo, la GoPro alla mentoniera del vostro casco, in modo da avere una visuale più cool, mettiamola così. L'ho acquistata da Simone di Sterrare Umano. Presto farò una sua recensione, di questo ne voglio parlare perché dopo tantissime prove fatte, come avrete visto anche per chi l'ha visto, ve lo lascio qua sopra, come avete visto nel mio viaggio sulla Via del Sale, sul casco con l'aggancio dell'Aero Commander, diciamo che sudando e con aria un po' più fredda la lente della GoPro tendeva ad appannarsi. È vero che io tendo a sudare soprattutto in off come un bisonte, ma è un peccato avere dei video che poi non puoi utilizzare, che non c'è mai la sicurezza che alla fine ti porti a casa il video. Con questo Dango Design andiamo sicuramente ad avere una visuale migliore, che preferisco perché vedete più o meno quello che vedo io e rende più accattivante il video. Vabbè, comunque ne parlerò in un prossimo video. Ora siamo quasi arrivati, bel tornantino. Sto pregando che esca il sole perché è veramente molto freddo. Non ho voluto montare la rimbottitura alla giacca pensando che prima o poi usciva il sole, ma al momento, tranne sporadici momenti, non ne ha fatto proprio visita. Altra domanda super gettonata, soprattutto su Facebook: che pneumatici monto? Allora, in questo momento sto usando i Mitas E07 Dakar. Allora, sono ruote abbastanza tassellate, strizzano l'occhio molto più all'off-road che non alla strada. Sull'asfalto c'è bisogno di accortezze e soprattutto sul bagnato bisogna essere molto prudenti. Sono un ottimo compromesso per poter fare trasferimenti e poi godersele in off. In off danno il meglio di sé. Mi trovo molto bene e molti mi chiedono la durata. Sinceramente la prima volta che le monto non lo so, però ci ho percorso circa già un 1500 km, di cui almeno una buona parte in off, non dico la metà, però una buona parte in off, e sembrano ancora intatte. La versione Dakar è la versione con la carcassa un po' più dura che monto dietro. Davanti ho montato quella normale, non la versione Dakar, in modo da dietro da poter sgonfiare un po' di più e avere un po' più di grip. Ok, andiamo piano che ci dovrebbe essere un autovelox che non si vede. Sole, ti prego, esci. Ok, siamo arrivati, stiamo a 1,7 km dalla partenza e poi iniziamo la nostra avventura. Un'altra cosa della TRK, la voglio giusto dire così: ho fatto 138 km e ho la prima tacca che fa su e giù.
Eccoci qua, Sella di Corno, arrivati. Ok. Sì, sto andando bene. Allora, la traccia GPX me la sono creata e ce l'ho su Osman, quindi ora qui devo continuare giù, credo, sì. Ehi. Ok, iniziamo subito con le appese. GRK va. Ok, così che sì, di qua. Ok. Ok, ci sono tratti di cemento. Questi tratti di cemento ci sediamo per ripasare un po'. Qua è un po' più viscido, bisogna stare attenti. La fisiera che il fiatone si sta cominciando a far sentire. Antimo aveva avvisato di alcune appesate e di alcune. Ok. Wow. Ora inizia a starci un po' i tornantini. Una cosa che devo fare è smontare il cavalletto centrale, che veramente in off dà molto fastidio. Ragazzi, uno spettacolo. Per adesso nulla di impossibile. Ora c'è un po' di sottobosco. Oh cazzo, chissà. Vabbè, forse bisogna solo chiuderlo. Vediamo lì, perché c'è un cancello con degli stracci. Vediamo cosa dice. Ah, semplicemente chiudere, grazie. E noi lo facciamo. Ok, ok, c'è un po' di fanghetta qua. Facciamola easy. Eccolo qua, l'altopiano, che spettacolo! Eh sì, valeva proprio la pena venirci. Il cammino dei Santi dei Briganti, fantastico. Ok. Che meraviglia! Un altro bel sottobosco, un po' fanghiglia e un po'. Vabbè, sembra avere un buon grip. Mettiamoci sull'interno. Ah, ok, qua andiamo più tranquilli. Ah, no, ce la facciamo qua sopra. Me ne sto andando in tranquillità, perché stando da solo devo mantenere più sicurezza possibile senza rischiare troppo. Anzi, senza rischiare affatto. Il bello è anche godersi il giro, non solo andare race. Allora, qui mi trovo davanti a un bivio. Devo scendere giù, sì. Ecco qua, belle tante pietre, tante foglie. In discesa si sentono tutti quanti i chili della moto, che non sono pochi.
quindi frenati dolci. Per il tipo di andatura che sto avendo non ho disinserito nemmeno l'ABS. Eccola qua la bella salita. Ok, questa la devo fare sulla destra. Bravissimo. Che spettacolo. Perfetto, questo è il laghetto. Questa macchina è stata proprio buttata qui sotto. Cioè, buttata, è finita. Ok, qua il viscido è assai. Bisogna stare un po' attenti. Molto umido. Ok, qua la strada si divide. Questa credo che vada a quel lago. E questa, vediamo un po'. Io sto guardando di là, perciò dovrei continuare di là. Però andiamo a vedere il lago, ci troviamo. Vediamo se riusciamo a vederlo per un po'. Allora ragazzi, è bellissimo. Con questa ambientazione poi è qualcosa di meraviglioso. Vediamo se riusciamo ad arrivare al lago. Ultra wild. No, vedendo il tipo di uccelli che stanno in aria non me la sento proprio di far volare il drone. Mamma mia che meraviglia, che spettacolo. Wow! Wow! Credo che sia, andiamo sulla mappa, io vengo da qua, quindi devo continuare, credo di qua, vediamo un po'. Ok, aspetta, qui la traccia va dritto. Ok, si va nel sottobosco. Ok, qua inizia a essere dura. Sperando che la TRK si comporta bene. Qua già la sento smosso. Dai, un po' di potenza. Anche qui un po' di potenza. Ok, qui l'importante è non fermarsi, perché poi ripartire con una moto così pesante mi sento un po' lontano dalla traccia, però questa davanti a me lo è. Vedo un po' di strada. Salve, ma esce da qualche parte qui? Guarda. No, qua è troppo appeso, va bene. Faccio il giro intorno alla macchina. C'hanno tutti i fari loschi qua. Ho sbagliato qualcosina, vediamo un po'. Allora, mi sto riandando verso la traccia. Ho sbagliato qualcosa in questo punto, raga. Sbagliato qualcosa qui. Sto tornando al punto dove devia. Io qua non vedo niente. Ho mancata pesante. Forse continua di qua. Un po'. Ma mi sto allontanando.
Ah, perché me ne sono andato di qua. Ho sbagliato. Devo tornare indietro. Bene, vabbè, va benissimo. Mi sono fatto comunque un pezzo che volevo fare. Va benissimo. Bel saltino. Ok ragazzi, avevo inserito nella traccia un pezzo che pensavo potesse collegare a un'altra parte, ma è troppo, cioè è probabile che con una specialistica si possa fare, con un bel po' di manico. Ho capito che dobbiamo andare da quest'altro lato. Vabbè, meglio così. Mi ero un attimo impanicato. C'è il fuoristrada di prima che ora mi prende per scemo. Madonna! Voglio solo ricentrarmi per avere più sicurezza di stare a seguire bene la traccia, perché non mi sono accorto di aver proprio sforato. Ok, qui era dove ero sceso per andare al lago. Avevo preso la deviazione, me ne sono dimenticato. Affascinato da queste visioni, mi sono un attimo distratto. Ed eccoci di nuovo sulla retta via. Ora ingrandiamo poco poco, anzi faccio uso il più che... Ok, qua dovevo andare dritto. No, ma l'RK è cinese, raga. Bella discesetta. Ok, poi speriamo che non ci sia un altro cancello. No, è aperto. Perché lo devo prendere, sì. Ok, qua come decelera un po'. Che c'è? Questa S. Forse qua. La PS sarebbe stato meglio toglierla. Ma è bellissima questa S. In gruppo deve essere stata bellissima, ma anche in solitaria, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso. Vi consiglio sempre di uscire in solitaria quando siete abbastanza sicuri delle vostre capacità di guida. Vediamo un po'. Cerchiamo dove sono. Ok, devo scendere giù di qui. Stranamente c'è un grip fantastico. Cazzarola. Ok, qui ora o torno al lago ci torniamo dopo. Giriamo. Divieto di transito. Perché sei entrato nello scavato, Francesco? Perché? Ok, questo è un po' bastardo. Ah, ok ragazzi, vediamo finché riesco a proseguire, ma con la TRK, che è successo? Mi è scappato il piede e mo come cazzo riparto? Dopo diventa incazzato. Continuiamo giù.
Andiamo a vedere. Sei tu qua. Ok, forse ho risolto. Devo riuscire a tornare lì per poter girare la moto. E ora ok, ce l'abbiamo fatta, raga, almeno spero. Ok, ok, recuperiamo un po' perché mi sono davvero stancato. L'importante è esserne usciti fuori. Andiamo a vedere il lago. Il lago di Rascino, andiamo a vederlo. Di Rascino, Rascino. Bellissimo, non si può percorrere lungo. Che meraviglia, mamma mia. Che spettacolo. Ok, questo è un guato di fango e io direi di tornare sulla strada. Sono fatte le 2:30, forse sarebbe meglio che mi comincio ad avvicinare all'uscita, anche se credo che manchi un bel po'. Siamo fuori. Mamma mia, che meraviglia. Mi metterei a esplorare un pochino, ma si sono già fatte quasi le 3 e questi giorni sta facendo buio abbastanza presto, dato che ho circa 2 ore e mezza, 3 per il ritorno. Voglio tornarmene un po' prima, c'è sempre la possibilità di tornare. Bellissimo questo viale, che colori l'autunno, ragazzi. Adesso ci avviamo verso Lago del Salto, lago panoramico che in foto sembra molto molto bello. Vediamo se vale la pena arrivarci. E passiamoci la visiera che fa veramente freddo in questo momento. Speriamo di non prendermi un malanno. Ragazzi, ho fatto tutto il giro e ho consumato solo una tacca. Una tacca, ragazzi. Cioè, sta moto è qualcosa di allucinante. Eppure l'ho tenuta in prima e in seconda. Bellissimo questo viale, ma fa freddo. Caspita, fa veramente freddo. Ok, siamo arrivati al ponte panoramico. Wow, molto 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 bello. Ok, ripartiamo. Spengo Osmand, apriamo Google Maps, casa. Ok, si riparte. Molto bello questo lago. Spero di tornarci quest'estate con Martina. Spero che l'inserimento delle dronate vi piacciono. Ragazzi, vi evito
tutta la strada del ritorno ce la faremo con molta calma, con molta tranquillità. Sono abbastanza stanco. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like, pollicione verso l'alto, e a commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Io sono Francesco, lei è la mia nuova TRK e voi siete su Ride with Frank. Yo!